Esiste un luogo dove la natura si esprime con una forza primordiale. Una terra scolpita da ere glaciali, dove montagne imponenti si tuffano in acque cristalline e una costa frastagliata si estende per migliaia di chilometri, disegnando confini incredibili tra terra e mare. Questa è la Norvegia, un regno di contrasti spettacolari, di silenzi profondi interrotti solo dal grido dei gabbiani o dal fragore di una cascata, e di cieli che, nelle notti giuste, si accendono di pura magia danzante. Se siete affascinati dalla bellezza selvaggia del nostro pianeta, se sentite il richiamo dell'avventura, lasciate un like a questo video. Ci aiuta enormemente a portarvi sempre nuove esplorazioni come questa. Il nostro viaggio tra i giganti d'acqua norvegesi inizia in un fiordo che, pur non avendo la fama di altri, racchiude un'essenza potente e quasi segreta. Hjorundfjord. Immaginate un corridoio d'acqua blu profondo, lungo oltre 30 chilometri, stretto tra pareti montuose che si ergono quasi verticalmente per oltre 1500 metri. Queste non sono semplici colline, sono le Alpi di Sunnmøre, cime aguzze, selvagge, spesso innevate anche in piena estate, che si specchiano in un silenzio quasi irreale, rotto solo dal passaggio di qualche piccolo traghetto. Meno affollato di altri celebri fiordi, Hjorundfjord offre un'esperienza più intima, un contatto diretto con la potenza della natura alpina che incontra il mare impetuoso. La Norvegia sa essere ancora più sorprendente, quasi teatrale nella sua grandiosità. Spostiamoci più a nord, tra le iconiche isole Lofoten e Vesterålen, verso un gioiello quasi nascosto, il Trollfjord. La realtà qui supera quasi la fantasia. Il suo ingresso è un sussurro nel paesaggio, una fenditura quasi invisibile tra rocce imponenti, larga appena 100 metri nel suo punto più stretto. Accedervi via mare è un'esperienza che toglie il fiato. Improvvisamente, la vastità del mare si contrae in questo passaggio angusto. Una volta dentro, il fiordo si allarga leggermente, rivelando un catino d'acqua circondato da pareti di granito che incombono verticalmente, così vicine che sembra quasi di poterle toccare allungando una mano. È un fiordo corto, lungo appena 2 chilometri, ma la sua concentrazione di bellezza selvaggia e drammaticità è immensa, quasi opprimente. Il Trollfjord è un luogo dove la maestosità della natura si fonde in modo indissolubile con l'eco potente di antichi racconti nordici. Proseguendo il nostro viaggio, lo scenario si fa ancora più drammatico. Ecco stagliarsi all'orizzonte le Alpi di Lingen. Non semplici montagne costiere, ma un vero e proprio massiccio alpino che si erge direttamente dalle acque gelide dei fiordi artici, cime aguzze che superano i 1800 metri, ricoperte da ghiacciai scintillanti, creste affilate come lame e valli profonde incise dalla potenza del ghiaccio e del tempo. Questo è un paesaggio verticale, un paradiso selvaggio per alpinisti, sciatori estremi e amanti dell'avventura pura. Qui, la sfida della montagna incontra la vastità dell'oceano in un connubio spettacolare e unico al mondo. Ora facciamo rotta verso un'isola che è stata definita Norvegia in miniatura. E non a caso. Benvenuti a Senja, seconda isola più grande della Norvegia continentale. Senja racchiude in sé una diversità di paesaggi che lascia senza fiato. La sua costa esterna, affacciata sull'Atlantico, è un susseguirsi di scogliere vertiginose, fiordi frastagliati che si insinuano profondamente nell'entroterra e montagne dalle forme bizzarre e spettacolari che sembrano denti di drago piantati nel mare. Località come Tungeneset o il punto panoramico di Bergsbotn offrono viste che sembrano dipinte, ma basta spostarsi verso l'interno o lungo la costa meridionale per trovare un'atmosfera completamente diversa. Dolci colline ricoperte di foreste, placidi laghi, piccoli villaggi di pescatori e persino incantevoli spiagge di sabbia bianca bagnate da acque turchesi, quasi caraibiche se non fosse per la temperatura. Il nostro viaggio ci porta a Tromsø, più che una semplice città, un avamposto situato quasi 400 chilometri a nord del circolo polare artico. Circondata da montagne innevate, isole e fiordi profondi, è un incredibile esempio di come l'uomo possa prosperare in un ambiente estremo, creando un centro urbano dinamico e cosmopolita nel cuore della natura più selvaggia. Tromsø
È soprattutto la porta d'accesso privilegiata a uno dei fenomeni naturali più emozionanti del pianeta. Da qui, durante le lunghe notti invernali, partono innumerevoli spedizioni alla ricerca dell'aurora boreale. La città stessa, con le sue luci calde che contrastano con il buio polare e la neve circostante, offre uno scenario unico. Tromsø è la base ideale per avventure artiche indimenticabili, dalle escursioni con i cani da slitta all'osservazione delle maestose balene che frequentano i fiordi vicini, fino alle sfide alpinistiche sulle montagne circostanti. Raggiungiamo il cuore pulsante delle isole Lofoten per parlare dell'ascesa al Rheinebringen. Non è un'escursione lunga, ma la ripida salita è una vera prova di resistenza, resa ora più sicura da un'incredibile scalinata in pietra. Dalla cima, il mondo sembra aprirsi. Sotto di noi, il pittoresco villaggio di Rain si rivela nella sua interezza, con le sue iconiche casette rosse dei pescatori, sparse su isolotti collegati da ponti. Lo sguardo abbraccia un anfiteatro di cime granitiche aguzze che emergono direttamente dall'acqua, creando un profilo frastagliato e indimenticabile. È un panorama che toglie il respiro, una composizione perfetta di elementi naturali e presenza umana discreta. Poco più a nord si estende un altro arcipelago spettacolare, forse meno conosciuto ma altrettanto affascinante, le Vesterålen. Qui il paesaggio costiero, pur mantenendo una bellezza drammatica con montagne che si gettano nel mare, assume tratti a volte più dolci, con tratti di costa più aperti e accessibili. Ma la vera magia delle Vesterålen risiede nelle profondità delle acque che le circondano. Questo è uno dei luoghi migliori al mondo per l'avvistamento dei cetacei, un vero e proprio santuario marino. In particolare, al largo di Andenes, il canyon sottomarino di Blacksdjupet crea un ecosistema incredibilmente ricco, attirando capodogli per tutto l'anno, oltre a orche, megattere e balenottere a seconda delle stagioni. Navigare in queste acque significa avere la possibilità quasi certa di incontrare i giganti gentili del mare, un'esperienza che lascia un'impronta indelebile. E poi c'è lui, il re dei fiordi, il Geirangerfjord, l'immagine che ha reso la Norvegia famosa nel mondo. Entrare in questo fiordo, lungo 15 chilometri, è come navigare all'interno di un dipinto vivente. Le sue acque, di un blu profondo, riflettono pareti rocciose quasi verticali, alte centinaia di metri e ricoperte da una vegetazione che si aggrappa a ogni sporgenza. Ma il vero spettacolo sono le cascate. Iconiche e leggendarie, sembrano sgorgare dal cielo. Le 7 sorelle, 7 rivoli d'acqua che precipitano con grazia lungo la roccia. Di fronte a loro, la cascata del Friaren si getta impetuosa. Poco più in là, il velo della sposa disegna un sottile alone di nebbia sulla parete. Sui versanti si arrampica la celebre Ørnevegen, la strada delle aquile, tornanti vertiginosi da cui si apre un panorama che abbraccia tutta la maestosità del fiordo. Tra le pieghe spettacolari delle isole Lofoten, incastonato in una piccola baia protetta e circondato da montagne imponenti, si cela un gioiello perfettamente conservato, Nusfjord. Questo non è un villaggio qualunque, ma uno dei più antichi e autentici villaggi di pescatori di tutta la Norvegia, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Passeggiare qui, tra le file ordinate delle tradizionali cabine su palafitte affacciate sull'acqua, significa immergersi in un'atmosfera unica. Si respira l'aria salmastra, si percepisce l'eco di secoli di pesca al merluzzo, si tocca con mano la storia di una vita dura ma profondamente legata al mare. Nusfjord è una capsula del tempo preziosa, un microcosmo che racconta, con la sua bellezza raccolta e silenziosa, l'anima più profonda della cultura costiera norvegese. Lasciamo ora le coste frastagliate e i fiordi profondi per avventurarci nel cuore montuoso della Norvegia meridionale, in un luogo il cui nome stesso evoca leggende e potenza. Jotunheimen, la casa dei giganti. Non è un nome dato a caso. Questo parco nazionale custodisce le vette più alte del paese e dell'intera Europa settentrionale, tra cui il Galdhøpiggen e il Glittertind, giganti di roccia e ghiaccio che superano i 2400 metri. È un paesaggio alpino allo stato puro, valli profonde scavate dai ghiacciai, laghi glaciali di un turchese irreale,
creste affilate che sfidano il cielo e oltre 250 cime che superano i 1900 metri. Qui la natura si mostra nella sua forma più cruda e maestosa. Percorrere sentieri iconici come la cresta di Besseggen, sospesa tra il lago verde Giende e il blu profondo del Besvatnet, significa immergersi in un ambiente grandioso, dove la forza degli elementi è palpabile. Ci avventuriamo nell'ultima frontiera artica, un regno di ghiaccio e silenzio quasi irreale, le isole Svalbard. Situate a metà strada tra la Norvegia continentale e il Polo Nord, queste terre remote sono dominate da una natura estrema e magnifica. Qui i ghiacciai non sono solo elementi del paesaggio, sono il paesaggio. Lingue di ghiaccio colossali si riversano direttamente nel mare, partorendo iceberg con boati fragorosi. Vaste calotte glaciali ricoprono gran parte del territorio, scolpendo montagne aguzze chiamate Nunatak, che emergono come isole rocciose da un oceano bianco. Questo è il regno dell'orso polare, il sovrano indiscusso di un ecosistema tanto affascinante quanto fragile. E quando scende la lunga notte polare, le Svalbard diventano uno dei palcoscenici più spettacolari del pianeta per l'aurora boreale. In questo contesto estremo sopravvivono piccole comunità umane e persino relitti affascinanti del passato, come la città mineraria sovietica abbandonata di Pyramiden, un'incredibile capsula del tempo, una città fantasma congelata tra i ghiacci, che aggiunge un ulteriore strato di mistero e suggestione a questo incredibile avamposto polare. La Norvegia si rivela come un capolavoro della natura, una terra che ti entra dentro, che risveglia un senso di meraviglia primordiale e ti ricorda la potenza e la bellezza fragile del nostro pianeta. Speriamo che questo viaggio attraverso i suoi paesaggi più iconici vi abbia ispirato, emozionato e acceso il desiderio di esplorare. Se avete sentito il richiamo di questi luoghi incredibili, lasciate un like a questo video. È un piccolo gesto che ci aiuta tantissimo a continuare a portarvi storie dal mondo. E per non perdervi le prossime avventure tra le meraviglie naturali del nostro pianeta, iscrivetevi al canale. Lasciate che la grandezza della natura continui a ispirare i vostri sogni.